Quando venne annunciato Resident Evil 3, penso che un po' tutti abbiamo iniziato a fantasticare su quello che sarebbe potuto essere, e forse nella maggior parte dei casi uno degli elementi primari a fregare il godimento del gioco è proprio l'aspettativa. Sia chiaro, non sto dicendo che questa versione del gioco sia perfetta e che non abbia difetti, tutt'altro, ma che alcuni di questi siano stati particolarmente ed inutilmente evidenziati sì. Ho deciso di fare questa recensione cercando di avere un approccio meno personale e più oggettivo possibile, e credetemi, la cosa mi ha messo parecchio in difficoltà. Perché c'erano momenti in cui ero fortemente abbagliato dalla nostalgia, ma purtroppo dovevo accettare che certe cose non erano state marcate quanto magari meritavano davvero. C'è da dire però che questa versione di Resident Evil 3, ancora più del 2, è più simile ad un reboot che un remake. Probabilmente il termine più adatto sarebbe reinterpretazione, quindi se paragonato all'originale il prodotto ci sembra spoglio e senza senso, ma se giocato con le giuste premesse possiamo notare un'esperienza coesiva. Una cosa alla volta però, iniziamo dal gameplay. Sin dai primi minuti possiamo notare che, essenzialmente, abbiamo le stesse meccaniche di Resident Evil 2, in un modo più frenetico. Qui bisogna fare la prima premessa. Pare che questa venatura tendenzialmente movimentata abbia snaturato il gioco, o che non sia piaciuta. Molti si chiedono perché non poteva restare uguale al suo predecessore. Per capire questa scelta dobbiamo rifarci alla protagonista del gioco. Jill Valentine non è una studentessa o un poliziotto al suo primo giorno di lavoro, bensì un agente speciale addestrato. Non possiamo pretendere di avere le stesse opzioni di chi non ha già vissuto questo orrore. Dobbiamo capire e accettare la differenza di approccio alla vicenda in base ai protagonisti. Ricordando quindi che Jill è residua di pochi mesi da un'esperienza precedentemente simile, il gioco ci permette di utilizzare un comando di schivata nelle situazioni di pericolo. Attorno all'incorporazione di questa meccanica c'erano delle preoccupazioni, soprattutto considerando che effettuando una schivata perfetta, ovvero schivando nell'esatto momento in cui il nemico attacca, il tempo rallenta e il puntatore mira direttamente al punto debole di quest'ultimo, aumentando anche la probabilità del colpo critico. Fortunatamente risulta difficile imparare questa meccanica alla perfezione, almeno durante la prima campagna. Inoltre, schivare tutti gli attacchi non è sempre la scelta adatta, specialmente quando ci sono tantissimi nemici, in quanto si potrebbe capitare scivolando in situazioni anche peggiori. Per bilanciare questa scelta è stata eliminata la possibilità di respingere la presa del nemico con un'arma secondaria, aggiungendo però la capacità di premere il tasto azione una volta afferrati per ridurre quanto più possibile il danno ricevuto. Tutte queste nuove meccaniche si uniscono alla perfezione col modo in cui è stata realizzata Raccoon City. Essa ci pare particolarmente viva e in continuo cambiamento. Fingendosi quasi come un open world, ci ritroviamo spesso ad attraversare strade già esplorate, ma come è giusto che sia per un'apocalisse, dopo alcuni eventi della storia, vengono ripopolate e cambiano addirittura struttura. Abbiamo quindi un survival horror mischiato con elementi action in una maniera che, fortunatamente, convince e non stona. Questa evoluzione si va a riconfermare e ne fa capire la necessità al giocatore una volta arrivato il Nemesis. Il colosso è velocissimo, ha delle combo e rende il comando di schivata indispensabile soprattutto alle difficoltà più alte. Ci rendiamo ben presto conto che Jill non è l'unica a vagare per le strade di Raccoon City. In alcuni segmenti del gioco vestiremo i panni di Carlos, un mercenario ingaggiato dalla Umbrella per salvare i civili, insomma. Possiamo subito notare che nei suoi segmenti il gioco cambia. Invece di poter sfruttare la schivata, possiamo dare una spallata, e se la eseguiamo al momento giusto, essa si concatena con un pugno che atterra il nemico, causando anche danni. Pur avendo una sensazione più militaresca, pare che per la campagna di Carlos abbiano voluto puntare maggiormente sull'horror, un'ambientazione più simile al secondo gioco. Il tono della musica cambia, in alcuni punti sparendo anche completamente, e ci ritroviamo in luoghi molto più angusti e bui. Questo è un altro indizio di quanto abbiano voluto diversificare i due personaggi e il modo in cui vengono giocati. Couldn't have been a zombie. Parliamo adesso di ciò che non convince completamente. Il motivo per cui questa recensione sembra essere bilanciata verso la positività del gioco è anche perché sentivo il bisogno di rimediare alle voci secondo cui molti difetti, nonostante siano piccoli di rilievo, rendessero il gioco uno spreco totale di denaro. Ciò non toglie che è vero, non è tutto oro quel che luccica, e che di difetti, seppur non game breaking, ce ne sono diversi. Il mio obiettivo, indubbiamente, è quello di rinforzare ciò in cui il gioco riesce bene, ma anche di parlare di cosa manca realmente. Iniziamo ad esempio con l'avventura. Essa diventa abbastanza prevedibile verso la fine, o quantomeno non avvincente quanto tutto quello che succede fino a quel momento.
Inoltre, sebbene la serie non sia riconosciuta per avere enigmi complicatissimi, si può dire che la maggior parte di essi sono particolarmente facili ed intuitivi, anche più del suo predecessore, scanditi semplicemente da percorsi con eventuali nemici a cui sopravvivere. A rendere il gioco un po' frustrante e a tratti legnoso è il concatenarsi delle animazioni, specialmente dopo che arriva il grande stalker ad ossessionare la protagonista. Potrebbe capitare di ritrovarsi tra le grinfie di uno zombie per poi riuscire a liberarsi senza avere la possibilità però di reagire perché si è ancora bloccati nell'animazione, subendo così anche i danni del colosso che è lì pronto a colpire, senza dare possibilità alcuna al giocatore di potersi riscattare dopo l'errore. A lasciare un po' l'amaro in bocca è anche la parziale assenza del Nemesis durante il gameplay. Sebbene perennemente presente durante i punti chiave della storia e riesci comunque a risultare opprimente e tormentoso, è deludente realizzare che la Nemesi appare solamente in maniera scriptata, introdotto da cutscenes nella maggior parte dei casi. Alcune delle boss fight in cui lo si deve affrontare per forza convincono meno di altre, lasciando un po' il giocatore a desiderare di più. Una volta realizzato il modus operandi del gioco, l'effetto ansiogeno di averlo alle spalle da un momento all'altro si riduce drasticamente, a parte qualche colpo di scena inaspettato. A rendere le cose un po' più bizzarre è l'indecisione dei quick time event. Molte cutscenes in cui Jill effettua qualche azione che le salva la vita danno l'impressione che il giocatore dovesse premere qualche pulsante, confondendolo ulteriormente in alcune scene dove premere risulta superfluo ma comunque mandatorio per proseguire. Nonostante ci sia una sola campagna, ad aumentare la rigiocabilità e quindi longevità ci sono 5 difficoltà che vanno a modificare il gioco. Tra le più difficili abbiamo anche cambi di locazioni per oggetti e nemici, ritrovandoci a dover affrontare situazioni mai viste prima. Si fa fatica, specialmente nelle prime fasi, a capire l'identità di questo capitolo, ma in realtà non è colpa del gioco, perché pur prendendo in considerazione l'originale, questo Resident Evil è sempre stato un ibrido ed è proprio quella la sua peculiarità, motivo per cui dovrebbe piacere. Se c'è una cosa di cui non ci si può lamentare di questa rivisitazione di Resident Evil 3 è proprio la storia, e se lo facciamo è semplicemente perché ci piace lamentarci del fatto che non è la copia dell'originale. Ma è davvero così brutta? Ok. Assolutamente no. Con una sceneggiatura e scenografia da fare letteralmente invidia a molti horror odierni, il gioco si impegna a delineare con quanta cura e attenzione è stata trattata la narrazione. All'inizio vestiamo i panni di Jill e possiamo subito notare come l'investigazione sulla Umbrella la stia lentamente ossessionando e consumando. Poco dopo capiamo che sta avendo un incubo, dove affronta una delle sue più grandi paure, probabilmente affetta da disturbo da stress post-traumatico per la sua esperienza da Arklay in Resident Evil 1. Questa introspezione, più volte analizzata durante il corso della storia, non era mai stata esplorata nel capitolo originale e bisogna riconoscerlo, soprattutto perché questo tipo di sviluppo, almeno così approfondito, manca nel nuovo Resident Evil 2. Hello? Jill, are you okay? Analizziamo la scena di quando arriva il Nemesis nell'appartamento di Jill, senza bussare peraltro. Questo filmato ci offre la giusta dinamicità per catapultarci nella vicenda e capire l'evoluzione più action rispetto al secondo gioco in maniera naturale, presentandoci una Jill reattiva e avversa alle difficoltà. Dopo essere notato particolarmente quando Nemesis la scaraventa al muro, ella si perde per alcuni attimi, per poi reagire una volta realizzato il pericolo, impugnando la sua pistola cercando di difendersi. Il susseguirsi, con la fuga del Nemesis, è semplicemente una riconferma del ritmo del gameplay per il giocatore. So cosa state per dire, ed è vero! Nemesis avrebbe avuto tantissime occasioni per farla fuori, ma non è la prima volta che assistiamo ad una storia dove lo stalker tormenta e gioca con la sua vittima. Infatti, proseguendo nella vicenda, notiamo come il Tyrant diventa impaziente e si fa sempre più agguerrito. You'll need to find this scientist. His vaccine research. Parlando dei personaggi, indubbiamente c'è chi ha avuto più tempo sotto i riflettori rispetto ad altri, però c'è anche chi ha avuto lo stesso ruolo e screen time. Sto parlando di te, Nikolai. Come esempio di personaggio che ha avuto un'espansione invece abbiamo Tyrell, ma pare che quello che sia stato esposto a maggiori critiche è Carlos. All right.
Il mercenario, a parte il suo aspetto fisico, in realtà è rimasto pressoché invariato rispetto alla sua caratterizzazione originale. Persino il suo approccio un po' donnaiolo e flirtante è rimasto intatto, solamente un po' attenuato, ma non al punto tale da essere impercettibile, creando infatti delle conversazioni tra lui e la protagonista anche piuttosto divertenti e sopra le righe. I know what a radio is. I due personaggi sono essenziali l'un per l'altro, arrivando a stringere un legame molto forte nel corso della storia. Con un occhio attento possiamo notare degli sguardi più che sufficienti a delineare il loro rapporto. Jill arriva a temere per la vita di Carlos, al punto tale che il suo incubo ricorrente si riflette su di lui, con l'unica differenza che, stavolta, trattandosi del mercenario, non riesce a premere il grilletto, facendo capire che preferirebbe morire piuttosto che ucciderlo. Are you alright? Stay back! Don't come any closer! Iniziando a parlare invece di chi ci lascia abbastanza interdetti, abbiamo Dario Rosso, che nell'originale aveva una caratterizzazione leggermente diversa. L'uomo aveva appena perso sua figlia e in preda alla disperazione non ascolta Jill, mentre in questa rivisitazione pare semplicemente egoista e disperato, perdendo parte della sua caratterizzazione. Can't just leave you behind. It's Dario Rosso! L'unico personaggio ad essere stato totalmente stravolto invece è Brad, membro della STARS e collega di Jill. Egli nell'originale è un codardo, che se avesse potuto avrebbe sacrificato la sua collega pur di salvarsi la vita. Il karma invece vuole che venga brutalmente ucciso dal Nemesis. In questo nuovo Resident Evil, la sorte e caratterizzazioni di Brad sono diverse. Coraggioso al punto tale da sacrificarsi per Jill, viene morso in un momento di distrazione cercando di proteggerla. Questo cambiamento ha favorito una migliore collocazione dei due Resident Evil, in quanto in questo capitolo, ambientandosi un giorno prima e dopo del suo predecessore, veniamo a conoscenza di alcuni dettagli che vanno a valorizzare, in maniera indiretta, anche la narrazione del secondo gioco. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Get your own, Missy! Missy? E adesso la parte scottante. Parliamo ancora un po' di quello che si dice in giro. A quanto pare Jill non sarebbe la stessa del gioco originale. Sembra che per molti sia stata troppo antipatica, meschina, indifferente, addirittura mascolina, non solo di carattere, ma anche di aspetto. Don't think about it. We're gonna make a run for it. Onestamente questa opinione mi lascia abbastanza interdetto. Il gioco ci mostra una Jill preoccupata per il suo collega, arriva addirittura a scusarsi con corpi senza vita quando deve toccarli e il personaggio sarebbe snaturato perché usa un tono acceso nei confronti di persone che per lei sono coinvolte nel disastro? Ricordiamo che, nell'originale, Jill arriva a schiaffeggiare uno di loro. In confronto una strigliata di capo non mi sembra poi così terribile. And what are you, UBCS? Killing your own people? Per quanto riguarda il suo aspetto, a quanto pare la cosa che ha dato maggiormente fastidio, figuriamoci, è stato il cambiamento del suo abbigliamento rispetto all'originale, dove invece di indossare un pantalone indossa una gonna. Non so se sarebbe utile spiegare quanto sia sbagliata l'ipersessualizzazione di un personaggio in una storia horror che cerca di puntare al semirealismo. È davvero scontato quanto sia scomoda una gonna durante l'apocalisse. La Jill che abbiamo in questa rivisitazione è gentile, determinata, piccante, scontrosa e anche divertente. Semplicemente una versione migliorata dell'originale. Insomma, questo capitolo riesce a tenere il giocatore incollato allo schermo. Curioso di sapere cosa succederà, si finisce per incappare in un crescendo di situazioni, una più cinematografica dell'altra, elemento che, purtroppo, in Resident Evil 2 mancava. You sure? It looks like a cemetery to me. Molti dei motivi per cui questo nuovo capitolo viene bocciato rispetto al suo predecessore non hanno quasi senso di esistere. La maggior parte delle cose che si dice manchino dell'originale in realtà ci sono, semplicemente in maniera rivisitata, come ad esempio il Gravedigger. Il vermone che infesta il sottosole di Raccoon City nell'originale è lo stesso mostro, unito agli Hunter Gamma, che troviamo nelle fogne in questa rivisitazione. Possiamo arrivare a questa conclusione osservando il corpo di rana, da cui derivano gli Hunter Gamma, anche chiamati Frogger, e la bocca divisa a 4 parti, esattamente come il Gravedigger. Una location che viene invece solamente nominata ed è stata tagliata in maniera esplorativa, anche se è possibile osservarla da lontano, è la torre dell'orologio.
Precisiamo però che anche in quel caso l'evento primario di quella zona, ovvero l'elicottero che arriva per salvare Jill da Nemesis, ci viene presentato nelle prime scene del gioco sopra il garage. Ovviamente dobbiamo parlare anche solo per un istante di Mikhail, che per me ha una delle ending line migliori di tutta la serie. Get off my train, shitbird! I'm not going anywhere! A differenza di Resident Evil 2, in questa nuova versione del gioco possiamo riascoltare molte delle iconiche frasi dell'originale. Certo, magari la famosa frase di Jill You want stars? I'll give you stars. non ha lo stesso effetto epico e trash, su questo non ci piove, ma è anche bello che abbiano voluto inserire queste frasi in contesti diversi, aumentando l'effetto sorpresa. Parliamoci chiaro, il trucco per apprezzare questo Resident Evil 3 è non paragonarlo all'originale, non perché l'uno sia più o meno bello dell'altro, ma paradossalmente perché sono due modi diversi di rivivere la stessa storia. Ricordiamoci che il gioco non ci viene presentato con un sottotitolo di remake, e pretendere che gli sviluppatori e chiunque lo abbia curato non facciano altro che un restyle del prodotto originario senza poter stimolare la propria fantasia è un insulto a chiunque cerchi di migliorarsi giorno dopo giorno, per cercare di creare storie che nel complesso ti restano dentro. Spero che questo video vi abbia potuto far riflettere e chissà, magari migliorata anche minimamente la vostra opinione del gioco. Ci tenevo a portare alla luce tutta la verità, tra cui anche dettagli che magari possono facilmente sfuggire, come sono sicuro di non essere riuscito a ricoprirli tutti e che molti sono sfuggiti anche a me. Se il video vi è piaciuto o l'avete trovato interessante, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Cercherò di portare contenuti simili su situazioni controversie e chissà, qualsiasi cosa su cui mi sentirò ispirato. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra. Grazie per avermi seguito. Come on, let's get out of here.